Sì, all'inizio mi sembrava più Kamasumatro, ma adesso Kamasumatro, Kamasutramato. Perché sono state messe in onore delle vittime, 77 vittime dell'attentato terroristico del 22 luglio 1900. Ho letto che sono state messe in onore o in commemorazione, diciamo, delle vittime, 77 vittime dell'attentato terroristico qui in Norvegia, dove persero la vittima. Ho letto che queste rose sono state messe in commemorazione delle 77. Non ce la può fare. Ho letto, no, fammi far seria, dai. Seria, però perché c'è il martello pneumatico qui dietro, voglio dire. Ma che fa ci lavori sta ovunque, scassando. scusami, Occhio che entriamo in Norvegia, occhio che entriamo in Norvegia, attenzione che entriamo in Norvegia, stiamo per uno a entrare in Norvegia, 1, 2, 3. Norvegia! Benvenuta in Norvegia, Cicci! Ma siamo appena entrati in Norvegia e subito palanche, c'è da pagare qualcosa, ma non dovevamo andare subito in mezzo alla natura, ma adesso c'è città, scusa. Ma tirale fuori, tirale. Ho di capito, buoni ma io mi ragazzi. aspettavo già boschi, ghiacciai, Vabbè, punti panoramici, invece siamo già fermi in una città, vabbè. Ti porto a vedere una roba precisissima. Lo sai dove siamo? Fredrikstad. Bravissima, che vuol dire la città di Federico. Non ho capito. Cugnà, questa è per te, Paghiamo. Abbiamo lasciato il cingone in questo parcheggio a pagamento. Si paga con Easy Park o si paga direttamente alla macchinetta. Noi usiamo la nostra Revolut. Quanto hai messo? Quindi subito 60 NOK, quindi un'ora e 20, circa un'ora e mezzo. Sono 5,5 €. Tanto così, per Tanto iniziare. Buongiorno, ben arrivati. Via, avanti, andiamo a visitare sta affare qua. Parking expire, tap card again. Il biglietto va esposto chiaramente sul parabrezza. Così, se poi sta cittadina una ciofeca, tanto così per iniziare già quasi 6 eurini. Cioè, ma cosa penserà di te la gente, porca miseria, che non vuole nemmeno spendere 5 € per visitare una città? Oh. Vieni, amo, che ti porto a fare una bella passeggiatina su ferryboat. Ma dai, a pochi passi dal parcheggio c'è già questo... Scoop! L'ultima volta dove eravamo? Abbiamo preso il traghettino. A Amsterdam? Ad Amsterdam eravamo, guarda un po' No, lì. quella che aveva fatto la derapata così non era Amsterdam. Dice già l'attraversamento di un fiordino, ponte delle macchine, la sua solita struttura super mega moderna, e qui traghettino per passare da una sponda all'altra. Figata, iniziamo già a entrare nel mood norvegese. Figo! Come l'hai vista la sorpresina vidiziale subito di prima mattina? Cos'è questo cartello dei monopattini? L'hai già tradotto? Te lo dico io che ho studiato norvegese Sì, all'elementare. il tuo telefono più che altro l'ha studiato, la tua AI. No. Io sono anche diplomato in norvegese. Sì. Vuol dire che i monopattini elettrici sono vietati a bordo di questo traghetto.
fermata si chiama quasi come noi, si chiama Cicignon E vai! invece che Cingon. Quanto ci ha messo? Ci ha messo cronometrato, proprio, da quando ha staccato dal pontile dall'altro lato a quando ha buttato giù la passerella per scendere da questo, 1 minuto e 20 secondi. Abbiamo aspettato 10 minuti per partire, quindi... Sembra che parta ogni 15 minuti da un lato e l'altro. Sai che per assurdo questo arrivo così col traghetto, anche se è tutt'altro scenario, mi ricorda un po' Dawson City. Tutte case, la maggior parte di legno. Ovviamente siamo venuti a visitare la parte della Old Town, quindi della città storica. In particolare adesso ci troviamo nel quartiere di Gam-les-Biennes, un quartiere particolare perché così diciamo non si nota, ma la prerogativa di questa città storica è che È il quartiere originario della città di Fredrikstad, prima di tutto. È dove è nata e è una zona fortificata a forma di stella, 5 punte, con intorno proprio un canale che segue la forma di stella che serviva per proteggere appunto la città dagli attacchi degli svedesi. e quindi saremo al centro della stella dove c'è questa statua di Frederick II. Molto probabilmente sì. Con tutte le diramazioni intorno, ci sono tipo Le le mura. porte delle mura. Qui c'è una porta, probabilmente da dove siamo entrati noi ce n'era un'altra. Ci siamo trovati tra l'altro di sabato mattina qui, dove c'è un mercatino per lo più di antiquariato, di cose vintage o comunque di seconda mano, quindi c'è un po' di movimento minimamente. E bella, ora poi non so se è soltanto qui il centro, il fulcro del centro, oppure se ci sono altre viette intorno così movimentate, però direi che non si vede male. Come a little closer. I wanna dance with you. Everything's moving slower. Qui siamo addirittura sul ponte levatoio, quello originale che proteggeva la città prima della porta principale delle mura. Wanna make you smile. Hold your hand in my hand, looking at the sunset. Man, you're looking good tonight. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you E come al solito noi abbiamo trovato un posticino spettacolo. Comunque qui così dall'alto mi smentisco perché prima avevo detto che non si vedeva tanto la conformazione di stella e invece qua dall'alto si vede proprio, siamo su una delle punte con tutto il canale che passa intorno con i cannoni alle nostre spalle. Cioè, immaginati, lo sai che io mi immedesimo, abito nel 1560 per difendersi dagli svedesi con queste cannonate, boom, boom, boom. You set my wheels in motion. I'm going crazy for you. Spettacolissimo, Sono veramente. 400 residenti permanenti nelle Attualmente case all'interno qua, delle sì. mura. Looking at me all night, trying to figure me out. I just wanna let you know. And I ain't playing no games, baby. Molto, ma molto carino. Una via di mezzo tra quello che ti ho detto all'inizio che mi sembrava che mi ricordassero i palazzi di Dawson City nei territori del nord del Canada Che e una effettivamente cittadina un po' Canada. del Far West. Sì, esatto, di cowboy. Una chicca veramente, No one else here that I see but you. It's what you're doing that's making me feel like I'm falling. Yeah, I'm falling in love. Veramente una chicca. E pensa ai fortunati 400 che vivono in un contesto del Sì, genere, che carino. È una roba idilliaca proprio, eh. Cioè, senti solo che uccellini, 2 mezze macchine. I wanna kiss you before the sun goes down. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. Il centro è proprio piccolino, si gira in un'oretta, diciamo. Sì. Adesso infatti stiamo già ritornando al traghettino da Caronte che ci porta da una sponda all'altra per tornare al Cingon e proseguire. Traghetto non c'è ancora, per cui si suppone che una volta arrivati lì, se c'è parte subito. E se non c'è, aspetteremo.
Vieni Sere che ci spariamo questo minuto e 20 di traversata. Cioè, lo faccio in tempo a accendere la GoPro che siamo già quasi arrivati sull'altra sponda. Eccoci! Buongiorno. Siamo a Roseholm, periferia di Oslo. Però il Cingone è lì, in questo parcheggiozzo di fianco alla stazione, sotto alcune telecamere che però non sono telecamere di sorveglianza, ma sono telecamere della zona a traffico limitato a basse emissioni di Oslo. Abbiamo già, come si dice, accattato i biglietti per il treno, il 42 NOK a biglietto. Che poi vi mettiamo quanto è la conversione, e perché abbiamo lasciato il Cingone qui al parcheggio come al solito per evitare il casino del centro. Parcheggi qua a Oslo, chiaramente il pagamento della zona emissioni eccetera eccetera, quindi 15 minuti teoricamente di treno per arrivare alla stazione centrale di Oslo. Siamo già all'interno del treno, preso quasi al volo. Contrariamente agli altri che abbiamo preso fino adesso, questo, almeno in questo orario, non ha il vagone adibito alle biciclette. Ascolta, mi raccomando, perché devi capire. Vabbè, però il controllore ha già detto che ci sono 4 fermate? Sì, Oslo, la centrale è la quinta fermata. Fra le altre cose è carino, cioè c'era proprio il controllore che è sceso, ha controllato se le persone che dovevano salire a bordo erano salite, con la bandierina verde per dare l'ok Capotreno. al... Però esatto. questo, vedi, non aveva neanche la passerella per la bici. Ma secondo te a Genova Principe c'è il fruttivendolo in stazione? Prego, ci sono tantissimi negozi qua dentro la stazione, sembra un aeroporto. Veramente, sembra più un aeroporto che Però non una quello che ci ha stazione. più colpito è Il questo. fruttivendolo. Fruttivendolo. Anche perché la maggior parte delle cose in generale le vendono a pezzi, però qui i prezzi sono al chilo, e vi dico solo 1 chilo di clementini, anche se siamo a giugno, 49,90, che sono circa 4,5 euro? 4,5 euro, 4 mele Pink Lady là sopra, quasi 5 euro. Però abbiamo anche i kiwi con provenienza Italia. A 9,90. A 9,90 che sono circa 85 centesimi. più o meno. Va bene, dopo aver visto il fruttivendolo Nella stazione. e il bazar, andiamo a cercare l'ascensore, vediamo se funziona l'ascensore per prendere l'uscita per il centro. Non abbiamo fatto in tempo a uscire dalla stazione, che ho già visto una cosa che non mi voglio perdere, perché è una delle maggiori attrazioni, anche se non siamo più in Svezia ma siamo in Norvegia, la borsa dell'Ikea, highlight della città per fare la foto. Ma c'è anche appeso il prezzo davanti. Pensate, questa borsa che sarà alta, non so, 4-5 metri più o meno? Cioè veramente, da questo vi fa capire la ciccetta, c'è una scultura qua bellissima di una tigre in bronzo stupenda. La borsa qui di 5 metri viene soltanto 60 centesimi di euro, 7 NOK, se la vuoi. Vabbè, te vai a vedere qui la tigre del Bengala di Sandokan. La foto appesa alla borsa. Io mi sento più Sandokan, mi sento qui con questa tigre della Malesia qui accanto. Aspetta che qua...
Qui cominciamo subito a raffica, boom boom boom, con i punti interessanti della capitale della Norvegia, questa Oslo da 700.000 abitanti, e ce la spariamo tutta con i nostri Y10. Dietro di noi qui cosa c'è? C'è la fontana Sun and Earth, Sole e Terra. Sole e Terra, esatto, nella piazza Christian Fredrik, che è proprio uscendo dalla stazione centrale. Fontana restaurata da pochissimo, infatti si vede proprio impeccabile. La fontana è stata posizionata nel 1985 e è composta da due figure, un uomo e una donna, come mamma l'ha fatti, in bronzo, più tutto il resto in granito. C'è abbastanza caos, rumori di fondo qui nella... C'è traffico, Sì. c'è proprio ribolle Movimento. via. Sapete che Oslo, fra le altre cose, è la capitale culturale mondiale, e nella stessa piazza, così, d'emblée, c'è praticamente un parco giochi, una sezione, un parco giochi per bambini. Spettacolo. Finalmente il primo punto di ciclabile che troviamo, qui con la corsia riservata di colore rosso, per non dover passare sui marciapiedi e fare lo slalom in mezzo ai poveri pedoni. E siamo arrivati anche al Teatro dell'Opera di Oslo, una costruzione esagerata veramente, cioè uno dei posti, dei punti più iconici di tutto Oslo. Fa ricordare un po', per queste sembianze così moderne, l'Opera House anche di Sydney, dove noi non siamo ancora stati, Ma e presto andremo. ci riproponiamo di essere. Comunque stiamo camminando, anche se non sembrerebbe, su uno dei primi tetti del teatro, sebbene quello più alto sia quello che vedete lassù. Questi sono già tetti dei locali sottostanti dove poi ci sono uffici, mostre e un sacco di cose, ma il teatro è stato proprio concepito per essere camminato con tutto questo rivestimento di pavimento di marmo e per salire anche nei punti più alti a vedere il panorama sulla città. Quindi non è che siamo fuori legge, non è che ci arrestano da un momento all'altro perché stiamo camminando sul tetto, e che spettacolo da ogni lato del teatro, da una parte la Ci nave sono da delle crociera. viste pazzesche, veramente. Più su di così non si può. Bellissimo, questo tetto dell'Opera House è veramente eccezionale, perché ci sono tutte queste variazioni di pendenze, scalinature eccetera, che lo rende veramente originalissimo. Tridimensionale. Bellissimo. Qui ci arrivano le navi da crociera, ovviamente chi fa la crociera dei fiordi, che è subito qua dietro, con Eccolo tutti qua. quegli isolotti dell'Oslo Fjord, che sono con tutta la vegetazione così intorno alla città, che fa anche uno strano effetto, perché si vede tutto cemento e poi subito tutto il verde del fiordo intorno. Fiordo lungo 100 km addirittura, che entra tutto dentro questo braccio di mare dove passano i traghetti che vanno nelle principali destinazioni comunque del sud, e davanti si può vedere anche il museo del famoso pittore, così, Il famoso del grido, urlo. come si chiama? Dell'urlo? Mhm. Munch. Munch. Basta spostarsi di qualche centinaio di metri rispetto all'Opera House, quindi verso il mare, c'è già tutta un'altra prospettiva che guarda sulla città, e anche qui un sacco di opere in atto, un sacco di costruzioni, è in continuo sviluppo comunque come città. Quello veramente bellissimo, che mi sta veramente piacendo tanto, è questa architettura completamente asimmetrica di tetti, Super controtetti, futuristica. proprio Scaloni. pareti eccetera, completamente anche qua fuori bolla, ma moderno, veramente bello bello bello.
e per le sue fattezze non si poteva che chiamare la madre questa statua in bronzo alta 8 metri dell'artista Tracey Emin, che ha vinto un concorso come migliore opera tra il 2018 e il 2019 per posizionarla proprio qui fuori del museo del Munch. Andiamo a vedere la cattedrale adesso, finalmente sulla ciclabile, così almeno siamo più tranquilli. Occhio che passano i cingoni. Siamo passati dall'ordine di Amsterdam-Copenaghen al casino totale di Oslo. Bellissima città, ma è buono tutto, come si dice via. Contromano, senso contrario, marciapiedi, ma una roba pazzesca veramente. Se non si fosse sentito, siamo arrivati sotto la cattedrale. Particolare questo delle rose di ferro, è triste ma particolare. Una delle cose più belle che mi sta piacendo di più di Oslo è veramente sta roba qua, che dove ti giri una scultura diversa, un edificio, architetture particolari, cioè veramente una città con tante cose caratteristiche diverse, come questa qua, di queste rose che dicevi Sere erano di... Le rose di ferro che sono lì sono state messe in commemorazione delle 77 vittime di un attentato terroristico che c'è stato il 22 luglio del 2011 esattamente qui in Norvegia, e quindi ogni familiare, ogni persona a conoscenza di qualcuno che è stato vittima di attentati terroristici può venire qui e piantare la rosa di ferro. Molto molto bello, molto particolare. Proseguiamo la nostra visita perché abbiamo veramente tantissime cose ancora da vedere. E dobbiamo passare in mezzo a un sacco di cantieri e marciapiedi e anche casino. qua a Oslo Salvini e la Meloni hanno passato la 110, ci sono ristrutturazioni da tutte le parti. Sì, come sempre succede, perché noi dove andiamo. Via, andiamo. Non è un punto a caso dove ci siamo fermati. Ci siamo fermati qui perché c'è una scritta famosissima, Freya. Non è vero, così. Io mi sono fermato qui perché c'è una bellissima bakery e voglio un pezzo dolce e non mi importa quanto costerà, anche se costa 25 euro lo prendo. Io invece mi sono fermata qui per vedere la scritta che è alle mie spalle, là sopra, anche se controluce, perché è un simbolo della città, che è una notissima marca di cioccolato norvegese e quindi sponsorizza la città da 1000 anni. Quindi volevo vedere la scritta, poi vai a sapere che c'era la bakery proprio casualmente davanti. Adesso vado a prendere. Te cosa vuoi? Io voglio uno di quei rolls alla cannella che pesano mezzo chilo sicuramente. Perché li guardo che sono in vetrina. Ci sanno di uno stucchevole. Non mi importa. Dammi la Revolut allora. Ho bisogno dell'iniezione di adrenalina zuccherina. Avevo portato i crecherini. I crecherini te li mangi te, come la Poké, la nostra compagna di viaggio. È troppo conveniente avere la Revolut, perché comunque possiamo fare il cambio di valuta ogni volta che cambiamo paese senza commissioni, spettacoli. Dal lunedì al venerdì senza commissioni e quindi si paga sempre in valuta locale. Perché è una carta ricaricabile. È una debito ricaricabile. Vi mettiamo casomai poi il link anche in descrizione, non è un sponsorizzato praticamente dalla Revolut. È comoda. Però è comodissima. È comoda come la macchinetta del caffè che non mi aveva pagato nessuno. Esatto. Vado dentro allora. Vadi. This and one of this. Takeaway or stay? Outside. Thank you, bye bye. Mi è già arrivata la notifica sul cellulare, 102. So già anche quanto hai speso, Cicci. Quanto è 102 Vabbè, coroncine? dai, 9 euro, porca miseria. 2 brioscine. Vabbè, la mia dovrebbe essere circa mezzo chilo, però Ok. sei preso quella lì,
rollone di cannella di quelli mega galattici. Si vede spessissimo. Io invece ho preso questo mappazzone che dovrebbe essere crema, cocco e non so che. Salute! Salute! Buon appe. Buon appe! Il mio è proprio quello che mi aspettavo. Una botta di zuccheri pazzesca. Questo si vede che è stato vicino alla cannella e sa un po' di cannella, ma in realtà questo sopra, che pensavo fosse solo cocco, è anche glassa dolcissima, stucchevole. Io come al solito sono andato sul sicuro, È più buono il mio. Sì. Che te lo dico a Si fare? vedeva che era il più venduto perché c'avevano proprio il cesto lì davanti vicino alla cassa, come dire, è ovvio che uno prende questo. Prendimi, mangiami. Ecco, in questa occasione, se avessi avuto la mia macchinetta del caffè, quella nuova portatile che ci siamo appena fatti arrivare, Ci sarebbe stava stata Dio. l'ideale. Adesso poi ve la farò vedere, no grazie. Siamo arrivati anche davanti al Palazzo Reale, però diciamo che questa facciata sì maestosa con queste colonne in stile neoclassico, però non è così sorprendente da dire wow, veramente uno dei palazzi reali più belli che abbiamo visto. Costruito alla fine del XIX secolo, rimane comunque la residenza ufficiale della monarchia norvegese. Ma secondo te cos'è? Per sgranchirsi le gambe? Probabilmente il se povero? sta fermo così, capito? Cioè, gli viene anche la flebite, porca miseria, povero E ragazzo. quindi ogni tanto si va a fare I crampi e cose del una genere. passeggiatina, che non è sì, un cambio di guardia, ma è una passeggiatina. 10 passi da una parte, 10 passi da quell'altra, 2 colpi di tacco e O belle per fatte far vedere finita. che è vivo, che non è un manichino No, fuori dalla garitta. povero, dai. Però bellissima sta posizione dominante su questa collinetta del Palazzo Reale. Sì, come dicevo, la facciata non è granché, non è così maestosa come altri, Impressionante. però la posizione invece così rialzata è unica per la vista, tra l'altro in mezzo a un parco bellissimo. Bellissimo, stupendo. Proseguiamo perché andiamo a vedere un altro parco molto bello e molto particolare qui di Oslo. Ah, lo so. Tac! Sterrato anche con l'Y10 mi mancava, ragazzi, ma Sere, anche ti col prego. monopattino il DG vuol fare gli sterrati. Ma che spettacolo! Bisogna stare attenti su sto ghiaino, Tappissima spettacolo veramente, sto ponte qua, tantissima roba. Ma veramente vedo un po' di atti osceni in luogo pubblico. Ma in secondo me è più tipo padre con figlio porca o miseria, madre con però. figlia, non mi sembra Però ogni adulti tanto un po'. così. All'inizio mi sembrava più Kamasutra amato, però adesso mi sembra più padre e figli così. Però perché- comunque sono tutti nudi, un sacco di lilli in giro. E allora, però voglio dire normodotati, comunque. Sì, no vichinghi. Siamo al Vigelandsparken, ossia al parco Vigeland, qua ad Oslo. Una cosa di una bellezza veramente, di un verde pazzesco. La prima parte, tutte statue di bronzo, poi adesso attraversiamo una zona verde tipo con tutte delle qualità di rose diverse, dove si arriva direttamente invece alla zona con una fontana ad altre statue di bronzo e poi il famoso monolite che c'è lassù in cima che sembra un monolite. Quindi andiamo a vedere il monolite? Sì, prima la fontana, se ti vuoi buttare, darti una rinfrescata, visto il caldo che fa.
Io me la immaginavo a Oslo, una giornata, una città tetra, grigia, sai come quando da noi c'è quel colorito pallido e dici cosa vivi ad Oslo? E invece uno spettacolo, poi adesso si è anche aperta la giornata. Grazie Oslo per averci regalato una giornata così bella. Grazie. 121 figure raffigurate più un monolite centrale, tutte scolpite in un unico blocco di granito. Ma quello che dico io, ma a questi norvegesi ci piacciono le statue sempre e solo come mamma l'ha fatte, però vedi come sono tutti ignudi, armoniche, cioè niente di volgare, comunque tutto molto familiare. Sì, i bambini in groppa alla mamma. Il monolite centrale raffigura le persone che sono in cerca della pace divina, comunque sempre più in alto, rivolte tutte verso il cielo. Ma non ci finisce di stupire questa città, ma stiamo passeggiando nei palazzi così, tra la parte quartiere residenziale con moderna, appartamenti da 1 miliardo di corone norvegesi. All'improvviso si vedono sbucare qua là culetti norvegesi a destra e a sinistra e seguendo come? E seguendo tale attrazione arrivi e ti si apre un mondo, perché c'è tutta la spiaggia in mezzo ai palazzi super moderni. E pensate che faceva la strada la sera, quindi non ero neanche io che seguivo, capito, certi tipi di cose. Ma è possibile che queste che girano sculettando in bikini in mezzo al cemento dei palazzi? E invece no, si arriva proprio sul fiordo, sulla spiaggia dove ci sono tutte queste stazioni adibite proprio a fare il bagno, come abbiamo visto nelle altre città. Qua dietro di me mi sembra essere a bocca d'asse. Mia! La cosa buffa è che siamo praticamente nella pausa pranzo degli uffici, delle banche, di tutto quello che ti pare, e si vedono ragazzi, ometti, tutti tipo in camicia, cravatta, arrivano, pantaloni cachi. Tutti. No, che arrivano qua e guardano, si mettono solo. E come si dice in Messico, ti ricordi come si dice? Aprovecciano. Si fanno un taco de ojo, ossia un colpettino d'occhio. Ti ho detto aspetta, te parti sempre prima. C'è la batteria scarica, su. Ma dove mai portato? Akerbrygge. Ma che spettacolo di posto! Ultima, ma forse anche la più bella. Bellissima. No, ultima perché è meno bella. C'è una vista portuale. Anche qua veramente spettacolare. Siamo arrivati alla torre dell'orologio, qui proprio sulla banchina del porto. Porto, come spesso accade in queste ultime città che abbiamo visto, zona riqualificata, piena di localini molto fashion, però comunque caratteristici, tutti palazzini di mattoncini rossi, e alle nostre spalle anche la fortezza di Akershus. Per oggi abbiamo già mangiato, perché la brioche ce ne cresce. Quindi avete capito, amici, per oggi abbiamo già mangiato una brioche. Oggi... Amici, ricordatevi, mettete mi piace al video, lasciate un commento, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Prendete il telefono delle nonne e delle zie e scrivete anche loro. Ma anche delle bisnonne se ce l'avete, cioè voglio dire, noi non guardiamo in faccia a nessuno. Sordi, muti, ciechi. Ecco, gli iscritti nostri è come diceva il mio povero babbo, da 0 a 90 basta che respirino. Do coio. Esatto, quindi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao amiconi, un abbraccione da Oslo.